Autore di ritratti eloquenti realizzati mettendo in posa amici, familiari e amanti, Larry Rivers realizzò anche soggetti storici e letterari. Le sue grandi tele uniscono una serie di schizzi sommari affiancati a zone realizzate con maggior dettaglio. Larry Rivers nacque nel Bronx da genitori ebraico-ucraini. Il padre era un violinista dilettante e lui divenne sassofonista jazz di professione con il nome d'arte di Irving Grossberg prima di adottare la sua nuova definitiva identità artistica. Si avvicinò alla pittura grazie alla pittrice realista Jane Freilicher. Fu allievo di Hans Hofmann nel 1964, ma rifiutò l'astrattismo poiché si sentiva più ispirato dai quadri post-impressionisti del Museum of Modern Art e dai suoi viaggi a Parigi. Lettore vorace, la sua produzione fu fortemente influenzata dalla storia dell'arte e dalla letteratura. Figura di spicco della scuola di New York negli anni 50, Rivers riscosse un notevole successo e tenne una mostra ogni anno dal 1951 al 1960. Nel 1955 il Museum of Modern Art acquistò il suo Washington che attraversa il Delaware, una rivisitazione dell'opera di Emanuel Leutze del 1851. L'autore dichiarò che il quadro era dedicato a un cliché nazionale, sovvertendo il tema eroico dell'originale in una tela disseminata di abbozzi sommari e spazi di tela grezza. In seguito rappresentò altri episodi storici con la stessa fitta combinazione di immagini, come nell'installazione La storia della rivoluzione russa. Rivers si separò dalla prima moglie e si occupò dei due figli con l'aiuto della suocera Berdi, una delle sue muse preferite. Il secondo matrimonio e il successivo divorzio gli lasciarono altri 3 bambini. Nella fase più matura della carriera ritrasse spesso i suoi figli nei dipinti, proseguendo una lunga serie di opere dedicate a familiari, amici e amanti. L'autore ebbe diverse relazioni e fu un uomo sessualmente avventuroso e ambiguo. Non a caso l'erotismo è chiaramente esplicito in molte sue opere. Figura importante nella New York della Beat Generation, Rivers guadagnò la fama di scatenato intrattenitore, artista ribelle e instancabile promotore di se stesso. Molti artisti e scrittori si sono ispirati a Washington che attraversa il Delaware, in particolare il poeta Frank O'Hara, amico intimo e collaboratore di Rivers, che scrisse una poesia dedicata all'opera. Questa poesia sviluppa immagini e idee appena accennate nel dipinto, elaborando la figura imperfetta dell'eroe epico nazionale che si trova ad affrontare, col naso tremante, la realtà fisica di un fiume gelido. Musicista jazz, pittore, scultore, poeta, attore, regista, conferenziere, insegnante ed autore di documentari televisivi, Larry Rivers ha lasciato un segno nella storia dell'arte del Novecento. Andy Warhol non nascose mai di essere stato influenzato dall'arte di Rivers, che definì fondamentale nello sviluppo della pop art. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!